Durante il mare in tempesta io ero lì a guardare la porzione di porto preservata dalle onde e quella dall'altra parte, quindi questi due mondi simili ma come dire modellati da questa lingua di pietre. Era meraviglioso essere lì in mezzo a questa energia, l'energia del mare che arrivava incontrastata, l'energia della pietra che la bloccava e io in mezzo a questi due mondi, da una parte il mare piatto, dall'altra quella in tempesta, io proprio un frugolino piccolo così su questa barriera di pietra a prendere le onde in faccia, e quindi ero proprio su questo muro, proprio seduto in piedi a godermi questo spettacolo energetico che non può essere descritto. E ancora una volta la pietra che forma il mio carattere. Io sono Pino intanto e mi definisco un lavoratore, una persona che ogni mattina si sveglia e ha da affrontare giornate più o meno impegnative. Il mio legame con la Puglia è proprio nel sangue, sono pugliese di nascita, è una questione imprescindibile e inevitabile perché ha condizionato in modo significativo la mia esistenza. Non dimentichiamoci che tanta bellezza esiste già nei luoghi in cui siamo. Il nostro è un territorio con uno spessore culturale e storico interessante, cioè abbiamo gli elementi giusti per parlare una nostra lingua, non abbiamo bisogno di utilizzare altri linguaggi. Ecco, il nostro territorio da questo punto di vista è proprio vero, perché ti racconta uno spaccato di vita, di quello che era la vita nella sua povertà, ti ridimensiona anche tutta questa macchina strana che si è venuta a creare, perché alla fine, parliamoci chiaro, il cibo cresce ancora nei campi,
tu lo compri in internet, ma nasce nella terra, e se la terra non la lavori non ti dà nulla. Cioè noi siamo fatti ancora di carne e sangue. Venire in Puglia significa anche questo, mettersi un po' in pace con le cose che contano, con la semplicità, che è verità, come dire, è la base su cui noi poggiamo. È bello poter andare in mezzo alla campagna e fruire di quello che è l'opera dell'uomo e di come appunto oggi siamo quello che siamo, grazie a tutti i passaggi che ci sono stati. Questi meravigliosi terrazzamenti sono il frutto di un durissimo lavoro che i nostri avi hanno compiuto nei secoli ed è il risultato di un pesantissimo spiedramento del terreno. Difatti tutti questi massi, piccoli, medi e grandi, erano disseminati lungo la terra. Oggi noi la ritroviamo così pulita e pronta per la coltivazione grazie a questa straordinaria e complicatissima opera di ripulitura. Un durissimo lavoro di raccolta di tutto il materiale pietroso si è trasformato in questa straordinaria opera. Un racconto di come la pietra sia protagonista e di come il territorio in qualche modo sia, come posso dire, una sorta di archivio vivente, no? Sul quale è ancora possibile vedere tutti i passaggi. È proprio il caso di dire che la pietra è il tempio del tempo. Piatto storico, quindi cercheremo di vincere proprio l'idea di individuare le impunture che lo tengono insieme, con la differenza che non saranno chiaramente delle impunture in metallo come veniva praticato, fatto all'epoca, ma tutto sarà una stampa, un monolito in ceramica. Esatto. Okay, è bello perché sembra proprio un filo irregolare, esattamente come quello di un filo di metallo. Una smaltatura, cercheremo di creare quell'effetto un po' a schizzi. È da secoli che noi apprezziamo la decorazione fatta ad azione, con la gestualità, no? quasi, Gli americani l'hanno fatta con Pollock e noi in realtà abbiamo, come dire, intuito la bellezza di quel decoro fatto proprio di getto, di distinto. Quindi è una cosa che facciamo da quanto tempo? Da secoli, no? Credo almeno tra il fine 700 e inizio 800. Pensa un po' te, che meraviglia. Io credo che tutti gli oggetti hanno più o meno energia. Quello che in assoluto mi fa più pensare sono le ceramiche di utilizzo quotidiano. Questi oggetti sono di per sé delle star, non c'è bisogno di farci tanto intorno, perché sono sbeccate, consumate dalla vita che si è vissuta attorno, e quindi è meraviglioso vedere un piatto che è segnato da quella che è stata la storia della gente che ci ha vissuto intorno. Quello che faccio io invece con gli oggetti comuni è lavorare, è come se una serie di elementi in una coreografia strana incominciassero a scambiarsi ruoli, colori, materia, e ne creassero uno nuovo che nell'essenza però ricorda quello vecchio. Nell'universo tutto si ricicla, non c'è nulla che svanisca del tutto per sempre, c'è una trasformazione continua e il ferro in tal senso è magico perché davvero può cambiare 1000 forme e rinascere.
I moduli ripetuti creano ordine, quindi geometria. Allora, un oggetto che è apparentemente caotico perché è spezzettato e arrotolato alla rinfusa, messo in un ordine ulteriore, quindi il gioco dei moduli, crea una percezione decorativa. Per assurdo, un elemento assolutamente povero e destinato a un utilizzo proprio di lavoro, con ordine, geometria e matematica, si trasforma in un oggetto d'arredo. But it's always like un edificio è il luogo all'interno del quale la vita poi prende forma, gli eventi, gli scambi tra persona e cose, tra persona e persona, tra immaginario e reale, tra sensibilità e realtà. Le cose si mescolano e diventano vere, e qualcosa succede. Quindi gli spazi tutti per me devono ruotare intorno a quello che accadrà in seguito. L'architettura non deve perdere di vista certamente il design, la bellezza e l'estetica, però non deve dimenticarsi di accogliere la gente. Tutti gli spazi devono comunicare emozione. Ho recuperato quelli che sono i materiali, le forme e alcuni concetti. Mi sono preoccupato di far sì che gli ospiti vivessero la sensazione di quella che è la nostra storia, i nostri passaggi. Chiaramente in chiave rivisitata, perché è una fantasia, è un'idea di quello che il concetto di centro storico o di edificio pugliese è nella realtà. La bellezza è quasi in tutto quello che accade. Per me personalmente la bellezza è nella verità. Tutto ciò che è vero, anche quando è estremo, per me è bellissimo. E Nowhere Else è qualcosa che io mi auguro che sia in tutte le cose che si fanno. Mi auguro sia soprattutto nell'impatto emozionale, nel fatto che a partire dal verde, dall'accostamento delle piante, piuttosto che gli odori o le percezioni che si ottengono passando da uno spazio all'altro, ti faccia capire che tu sei veramente qui e non altrove.